Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del Capricorno o ascendente Capricorno oppure Luna o Venere in Capricorno. Oggi ti presento il tuo vero amore. Ti farò l'identikit della tua anima gemella, di quella persona che quando il tuo karma lo permette, di quell'essenza della tua anima che quando il tuo karma lo permette si incarna in una persona in carne ed ossa. E andiamo a fare questo viaggio insieme affinché tu possa avere un'idea. Sapete che, come ci insegnano gli antichi, le idee sono gli dei, hanno la stessa radice etimologica, e avere l'idea della persona che ti corrisponde perfettamente serve anche a plasmare la tua realtà sulla base di questa idea. È l'idea stessa che hai quando ti leggerò tutto che lavorerà sulla persona che incontri. Alcuni di voi l'hanno già incontrata e quindi magari questa lettura ti aiuterà a vederne i connotati, no? Fatto sta che quello che ti andrò a leggere adesso è quell'essenza, quell'idea che ti permetterà di realizzare il tuo archetipo del Capricorno con tutta la sua potenza. Tu che sei figlia o figlio delle montagne antiche, che sei nata o sei nato, mi viene in mente questa immagine, tra le rocce che si ergono verso il cielo. Ecco, il tuo spirito porta la forza della terra e la saggezza del tempo. Tu conosci la fatica del salire, tu conosci la disciplina del costruire, tu conosci la tenacia di chi non teme le prove. Sei un viandante e un guardiano insieme, pellegrino della materia, che cerca lo spirito dentro ogni conquista, no? Ed ecco che il tuo vero amore, l'amante mistico che ti attende, si manifesta come un richiamo che sale dal cuore delle radici fino alla cima più alta. È quella voce che ti dice: non sei solo, non sei sola nel tuo cammino, che la vetta non è un luogo di solitudine, ma è un altare dove due anime possono incontrarsi. E oggi ti presento il volto del tuo vero amore, carta dopo carta, come se fossero proprio delle pietre sacre lungo il sentiero. E ogni carta ti rivelerà la sua essenza, il suo dono, la sua luce e la sua ombra anche. Il corpo che abita, com'è la sua sensualità, come si muove nel quotidiano, lo stile con cui si muove, la sua mente come è fatta, il suo cuore che ama e anche la missione che vi unisce, cioè perché vi incontrate. Quindi, ragazze mie e ragazzi, preparate l'anima. Questo viaggio non è solo un ascolto, ma come ben sapete è un rito. È un'iniziazione all'incontro con colui o colei che incarna la tua stessa ascesa. L'amore che ti aspetta è un amore vero, è un compagno o una compagna di cammino, una roccia accanto alla tua, un fuoco acceso proprio in cima a quella montagna. Quindi, ragazze e miei ragazzi, prepariamo questa meravigliosa lettura in 2 atti. Nel primo atto metteremo 10 carte, parla dell'anima gemella, e nel secondo atto parlerà di te. Allora, chiedo al mio amante mistico di realizzare questa creazione per te. Allora, prima carta del primo atto, l'essenza di questa persona. L'anima, la natura profonda di questa persona. Seconda carta, il suo dono. Cos'è che porta nella tua vita questa persona? Terza carta, la luce. Qual è la sua qualità più bella? Quarta carta, l'ombra.
ciò che ti farà crescere. Qual è l'ombra che ti proietta, che ti farà crescere? Quinta carta, il suo corpo, il suo aspetto fisico, la sua presenza, la sua sensualità. Sesta carta, il suo stile, come si muove, qual è il suo modo di fare, l'energia quotidiana. Settima carta, il suo cuore, come ama, come si apre, come si dona all'altro. Ottava carta, la sua mente, come pensa, come comunica, com'è la sua mente. Nona carta, che lavoro fa, di cosa si occupa, qual è la sua vocazione, qual è il tipo di attività o talento a cui è predisposto. Decima ed ultima carta del primo atto, andiamo a vedere qui la missione comune. Perché vi incontrate? Cosa siete chiamati a creare insieme? Secondo atto, parliamo di te. Undicesima carta, la tua energia attuale. La tua energia attuale, dove stai vibrando in questo momento? Dodicesima carta, ciò che attrai, che tipo di relazioni magnetizzi o hai attratto fino a questo momento. Tredicesima carta, la lezione karmica, ciò che hai già vissuto e compreso da queste relazioni. Quattordicesima carta, qual è il nodo? Cos'è che blocca l'ingresso dell'anima gemella? Quindicesima carta, il gesto di liberazione, cioè cosa puoi fare per aprire la porta all'anima gemella. Sedicesima e ultima carta, la chiave dell'incontro, come, dove e in che dimensione dell'anima riconoscerai l'amore vero. Allora, ragazzi miei, ragazzi, sapete che questo video lo faccio ogni 2 anni, proprio perché è molto profondo, molto forte ed è come se è necessario che voi abbiate l'idea che poi va a plasmare la realtà nelle vostre relazioni, no? Ok. Allora, facciamo un bel respiro profondo e iniziamo questo bellissimo viaggio insieme. Il tuo vero amore. Andiamo a conoscerlo. Allora, la sua essenza. Qua abbiamo il 5 di coppe. La sua essenza è il 5 di coppe. Guarda, nel cuore profondo di questa persona vive una ferita antica. La sua anima si è formata attorno a delle perdite, attorno a dei distacchi, attorno a delle cadute che l'hanno resa consapevole della fragilità della vita. Questa persona porta dentro di sé, come dire, la memoria dell'assenza. E da questa memoria nasce la sua capacità di amare con autenticità, ok? È un'anima che non fugge dal dolore, lo abita, lo conosce, lo trasforma. La sua essenza è quella di chi ha imparato che dietro a ogni lacrima si nasconde un dono di crescita. Una persona molto molto profonda, bellissimo. Vediamo qual è, seconda carta, il dono, no? Ciò che porta alla tua vita, ciò che nutre la tua vita. Celebrazione. Il dono è il 4 di bastoni. Nella tua vita porta la possibilità di costruire una dimora stabile.
di celebrare insieme la gioia del, come dire, del ritorno a casa. È un'anima che sa, come dire, che sa fare festa, che ti offre radici, che ti offre rifugio, che porta con sé la promessa di un'unione che non è solo passione, ma anche costruzione, e anche rito, e anche celebrazione quotidiana. È una bellissima energia questa di questa persona. D'altronde è il tuo vero amore. Ok, vediamo qual è la luce, no? La sua qualità più bella. Il 9 di coppe, la sua qualità più bella è la capacità di gioire delle cose semplici. La sua qualità più bella è che sa gustare, per esempio, che ne so, un tramonto, sa gustare un abbraccio, sa gustare anche un silenzio condiviso. Sai quando stai con una persona e ti senti a tuo agio anche nel silenzio? Ecco. Questa persona porta leggerezza, porta gratitudine, è un cuore che si apre al piacere senza paura, mi spiego? Cioè, è la luce di colui o colei che sa dire così è abbastanza, è bellissimo. Sa godere, è una persona perché ha vissuto molto dolore già come essenza, e quindi il dolore cos'è? È quel karma che noi ci prefiguriamo, la nostra anima crea affinché possiamo sciogliere paure, resistenze e attaccamenti, no? E trovare la gioia al di là delle sfide. Ecco, questa persona è così. Vediamo qual è la sua ombra. Adesso ti leggerò quello che ti farà crescere di questa persona. Il diavolone. Il diavolo corrisponde anche al tuo archetipo, no? Cioè, grazie a questa persona che è il tuo amore perfetto, tu specchi tutte le ultime resistenze e attaccamenti all'amore stesso. Cioè, l'ombra di questa persona è la tentazione di rimanere magari intrappolata in dei legami di potere, delle dipendenze emotive. Cioè, con questa persona tu vedi le tue dipendenze emotive e le tue stesse passioni che rischiano di diventare catene, cioè le vedi proprio. Ed è qui che ti fa crescere, cioè ti mostrerà come riconoscere i tuoi stessi attaccamenti questa persona, come liberarti dalle illusioni di possesso, come imparare ad amare senza paura di perdere l'altro, perché è come se lo incontri questa persona, no? O l'hai già incontrata. Qual è la dinamica? Che voglio il controllo a livello inconscio, il possesso, e quindi te le mostra tutte e tu capirai che questa persona è proprio lo specchio di queste tue paure che ti serve affinché tu possa scioglierle in modo definitivo. Ok. Vediamo il corpo, no? Quinta carta abbiamo il corpo, l'aspetto fisico, la presenza, la sensualità. Ah, ecco perché l'otto di coppe, adesso ti spiego. Sai perché ti manifesta le ossessioni delle paure inizialmente? Perché il suo corpo racconta di partenze e di trasformazioni. Cioè questa è una persona che non è ferma, cambia, si muove, si evolve, è una persona che a volte può sembrare sfuggente, ecco perché ti mette davanti le tue ossessioni o il desiderio di possesso. E può sembrare sfuggente, come se fosse sempre in viaggio verso un altrove, no? Qua c'è questa donna che guarda il mare verso l'altrove, come se non riuscissi a prenderla. Ma infatti non devi prenderla. Nella sua sensualità di questa persona c'è una profondità tale che tu non dimentichi. In uno sguardo, ha uno sguardo che porta con sé mondi abbandonati, nuovi orizzonti, ha uno sguardo mistico, allo stesso tempo profondo, c'è qualcosa che non dimentichi nel suo sguardo. Ok, vediamo il suo stile qui, come si muove, il suo modo di fare, la sua energia quotidiana. Bellissimo, c'è l'imperatrice. Allora, nel quotidiano questa persona si muove con eleganza, si muove con creatività. È qualcuno che porta bellezza attorno a sé. È qualcuno che rende fertile ogni spazio che abita, cioè laddove metti questa persona, da noi si dice in dialetto, laddove lo metti fischia, cioè nel senso
rende fertile ogni spazio dove si trova, produttivo ogni spazio dove si trova, rende bello ogni spazio dove si trova. La sua energia è molto materna, è molto generosa, è molto capace di far crescere tutto ciò che tocca. Quindi il suo stile qua è quello di chi trasforma anche i gesti più semplici in qualcosa di armonioso. È una danza molto attraente. Vediamo il suo cuore. Scopriamo il suo cuore, vediamo un po' come ama, come ama. Bellissimo il sole, ama con trasparenza, ama con entusiasmo, ama senza nascondersi, con trasparenza, con entusiasmo. E quando ama questa persona illumina. Cioè è un cuore che sa ridere, è un cuore che sa giocare, è un cuore che sa condividere, è un amore che scalda, che porta chiarezza, che non conosce mezze misure, cioè o tutto o niente, luce piena o silenzio. Quindi ecco perché ti innamorerai proprio perdutamente, ma è proprio perché è il tuo grande specchio. Ricordiamo che io ti sto leggendo l'identikit di una persona di cui tu stessa o tu stesso sei l'essenza, è il tuo amante mistico, l'anima gemella. Cioè questa sei tu, o questo sei tu, nella tua forma archetipica pienamente realizzata. Ok. Vediamo adesso la sua mente, come pensa, come sogna. Qua c'è un 4 di coppe. Nella mente questa persona vive la sfida del dubbio. Sai come? Questa persona è molto incline a chiedersi sempre se ciò che ha è davvero ciò che desidera. A volte questa persona può rischiare di non vedere le benedizioni presenti nella sua vita perché magari si sta perdendo nella ricerca di ciò che manca. Quindi a livello comunicativo come ti comunica? Comunica con un tono introspettivo, spesso sospeso, ma proprio lì, nella sua inquietudine, si apre la porta della profondità. Sì. Ok, vediamo qual è il suo lavoro, la sua vocazione, ciò a cui è predisposta. Gli amanti. La sua vocazione è la scelta. Questa persona è chiamata a un lavoro in cui deve continuamente decidere, deve continuamente discernere, deve continuamente seguire la voce del cuore. È chiamata a questo. Per esempio, potrebbe realizzarsi questa persona o essere già realizzata in dei campi che uniscono le persone, in dei campi che richiedono mediazione, che richiedono armonia, che richiedono capacità di unire ciò che appare diviso, cioè un po' l'ambasciatore, cioè un po' questa forma qui. Quindi il suo talento è la capacità di saper scegliere con consapevolezza, trasformando ogni decisione che prende in un atto d'amore. Sì, bello. Vediamo qual è la missione comune. Cosa siete chiamati a fare o a diventare? Il Papa, che mi cade sotto il 4 di bastoni, che è proprio ciò che porta nella tua vita. Guarda, insieme siete chiamati a essere una guida, siete chiamati a essere ispirazione, siete chiamati a trasmettere valori insieme, siete chiamati a trasmettere saggezza e conoscenza, quindi la vostra unione non è solo privata tra di voi, ma è come se diventa testimonianza, diventa insegnamento. Che ne so, potreste per esempio aprire delle importanti strade per gli altri, di saggezza, di comunione. Mi viene in mente, non comunità, ma è come se doveste offrire insieme insegnamento, saggezza, guida, offrire sostegno, essere specchio di una verità più grande.
C'è una grande partnership qua tra te e la tua anima gemella, anche sul piano, sul profilo di servizio agli altri. Oltre a costruire insieme, 4 di bastoni, il Papa, anche a livello proprio istituzionale, magari convivenza, o qualsiasi cosa decidiate, ma il ruolo al di là di questo aspetto è proprio aprire delle strade per gli altri, di saggezza. Bellissimo. Ok. Vediamo come stai vibrando tu adesso. Passiamo a te, la tua energia attuale. E qua abbiamo un paggio di coppe. Stai vibrando nella delicatezza dell'inizio. Ti affaccio all'amore con innocenza, ti affaccio all'amore con apertura, ti affaccio all'amore come un cuore giovane qui che vuole ancora imparare dall'amore e dalla vita. Quindi porti con te proprio questa disponibilità a meravigliarti di ogni cosa, a fidarti, a ricevere senza maschere. Una bellissima energia hai, una bellissima energia. Ok, quali sono adesso? Andiamo a vedere le relazioni che hai magnetizzato fino adesso, che hai attratto. L'eremita. Hai attratto delle relazioni che ti hanno portato introspezione e solitudine. Hai attratto delle persone che ti hanno costretto a guardarti dentro, a cercare risposte nella profondità della tua anima. E che cosa è successo? Grazie a questo sei cresciuta o sei cresciuto. Ma adesso il tempo dell'isolamento sta per cedere il passo a un incontro più luminoso. Ok? Che cosa hai imparato dalle relazioni d'amore? Vediamo. Cos'è che hai già imparato? La lezione karmica. Infatti, Re di Coppe, hai imparato a riconoscere il valore della maturità emotiva. Dopo tempeste, dopo delle passioni brucianti, hai compreso che l'amore vero si fonda su un cuore stabile, su un cuore compassionevole, su un cuore capace di reggere le onde. Questa è la tua più grande conquista, cioè sapere che l'amore non è solo fuoco, ma anche mare calmo, la bellezza del mare calmo. Ok, vediamo qual è il nodo che blocca l'ingresso dell'anima gemella o l'ha bloccato fino a questo momento. Ci picchia la temperanza il nodo. La temperanza è una bellissima carta, però messa in questa posizione come nodo è come se il blocco stesse nell'attesa. Forse hai aspettato troppo a lungo che le cose si sistemassero da sole, oppure hai rimandato decisioni in nome dell'equilibrio. Hai taciuto in nome del non voglio alterare le acque. La temperanza qua in questa posizione come nodo non porta guarigione ma immobilità, cioè ti insegna che l'eccesso di misura, magari hai avuto eccesso di misura. Ecco, in questa posizione la temperanza ti insegna che l'eccesso di misura può diventare una prigione. Va bene? L'eccesso di misura diventa una prigione. Il blocco sta nell'attesa, nel fermo fermo, non fare niente in caso si rovinano le cose, fermo fermo, non dico quello altrimenti. Vediamo cosa puoi fare per liberarti. il gesto di liberazione qual è? Il paggio di denari. Guarda, qua il rito è l'inizio concreto. Cioè, qua il rito cosa puoi fare? È il coraggio di fare il primo passo tangibile, piccolo ma reale. Può essere un messaggio, può essere andare a un incontro, può essere un gesto di cura. Cioè, questo atteggiamento semplice apre le porte, perché ti radica nella realtà e ti libera dall'attesa infinita. Ok? Cioè, muoviti, fallo. Un inizio concreto, cioè nel senso, cosa voglio dire qua? È come se, io non so se hai già incontrato questa persona, ma il senso, al di là se l'hai incontrata o meno, è come se, siccome il blocco sta nell'attesa, tutte le volte in cui, attendendo per non rovinare le cose, ti fossi messa nella posizione del chiudere la porta alla piena realizzazione della tua anima e quindi impedendo l'ingresso della manifestazione fisica dell'anima gemella.
Quindi è come se non c'è, per esempio, questa persona, no? Allora non serve un atto grandioso come atto di liberazione, no, è piccolo e semplice. Serve l'impegno di una piccola praticabilità che mostri che stai costruendo. Cioè, l'anima parla per simboli, se tu li parli con i simboli, allora ti ascolta e manifesta quel simbolo. Devi creare un piccolo segno di futuro, cioè che attira proprio la concretezza nella tua vita e apre le porte all'anima gemella. Per esempio, pianta un simbolo, cioè compra una o pianta un piccolo vaso o metti dentro della terra una piantina, mi spiego? E ogni giorno annaffiala e parla al seme per 30 secondi. Allora tu parli al seme, fai questo rito e dici semino la mia possibilità di incontro, anche se c'è già la persona, affinché questa persona si plasmi a quest'idea che è un Dio della tua persona perfetta. Il rito è funzionale a questo, ok? Cioè, facendo questo, la vita vede che stai seminando, la tua anima vede. E il mondo risponde con sincronicità e persone concrete che entrano in risonanza a quello che stai facendo. Cioè il gesto non è solo simbolico, è proprio un segnale di affidabilità e di apertura al nuovo. È il non stare più nell'immobilità, mi spiego? Sì. Ok, andiamo a vedere adesso come e dove riconoscerai il tuo vero amore. A ci picchia il 3 di spade. Il 3 di spade come chiave è potentissima, è carnale, Mi dice che molte volte il vero amore arriva attraverso la ferita che spalanca il cuore. Una confessione, una separazione, un momento in cui la verità è detta ad alta voce. Cioè il 3 di spade qua non ammette illusioni, è proprio la porta che si apre quando cedi al dolore, lo trasformi e lo integri. Ed è proprio il riconoscimento che si crea nell'onestà del cuore spezzato, no? Quando noi siamo a terra, siamo onesti. Il dolore ci rende onesti, come diceva anche un grande libro di Thomas Jefferson, Malattia e destino, che portai nella mia tesi a naturopatia. Il dolore ci rende onesti, abbatte tutte le illusioni. Ecco, in questa forma di onestà potresti incontrare questa persona in dei luoghi di riconciliazione e verità. Potresti incontrarla in uno spazio terapeutico, per esempio, anche, oppure un gruppo di supporto, una terapia, un centro di meditazione, un laboratorio di guarigione, una cerimonia di chiusura, anche un funerale, ti dico, o una commemorazione. Potresti incontrarla durante un momento anche di chiusura formale di qualcosa, tipo la fine di un progetto o un licenziamento o un trasloco. E può avvenire anche in contesti di scrittura, workshop di scrittura, ritiri emotivi. Questa persona la incontri, ti dico il quando a livello no simbolico, chiaro, subito dopo una rottura la incontri, oppure subito dopo un momento catartico della tua vita o nella sua. Cioè, spesso quando entrambi avete attraversato una ferita e siete disposti a parlarne senza scusa. Segni concreti su come riconoscerlo. C'è una conversazione che vi lascia entrambi svuotati ma leggeri. Tipo, avete pianto e poi riso. L'altro, per esempio, parla della propria ferita senza drammi di colpo o vittimismo. Un altro segno concreto è che senti che la sua verità ti tocca al centro. Non è uno spettacolo, è proprio una confessione. Caspita, molto potente, qua, molto molto potente, potentissimo per incarnare il tuo archetipo di Capricorno.
Quindi io ti dico che lo riconoscerai, oltre a quello che ti ho detto, in un momento di vulnerabilità. Cioè quando entrambi potrete, no, quando entrambi porterete ancora le cicatrici di antiche ferite. Perché ricordiamo la prima 5 di coppe. Non sarà un incontro nella, come dire, a livello, no, come lo pensi, nella perfezione, ma sarà un incontro nella sincerità di chi sa dire anch'io ho sofferto, anch'io porto tagli nel cuore. Ecco, lì, tra quelle crepe, tra quei tagli, scoprirete che l'amore non è ciò che cancella il dolore, ma l'amore è ciò che lo trasforma in un canto condiviso insieme. Mi spiego? Vediamo cosa ti dicono i miei potenti oracoli relay. Per tutte le ragazze nuove li potete trovare sotto, l'info box. Quanto manca alla vetta? Ti ho appena parlato prima di introdurti il video della montagna, no? Ecco, quanto manca alla vetta, tu sali e non pensarci. Non devi pensare al fine ultimo cosa sarà con questa persona, no, ti ho detto che non devi avere la fretta. Quanto manca alla vetta, tu sali e non pensarci. Il tuo amore ti sta chiedendo di viverti l'attimo presente anche nella tua vulnerabilità e nella sua, di agire a piccoli passi, non stare nell'attesa ma agire a piccoli passi. Quindi questa è una persona che ti dirà saliamo insieme. Ok, che ti ho detto qua col diavolo? Sono geloso di te. È una persona che sarà gelosa di te o tu specchierai la tua gelosia con questa persona. Però entrambi da queste ferite, cioè la gelosia come altre sensazioni, vi permettono di vedere i vostri attaccamenti e le vostre paure, superarle. Sono tutte cose che vi fanno incontrare in quelle crepe per far venire fuori una luce strabordante. Cos'altro? Aiutami, ti prego. Guarda, è una persona che, allora, vi incontrate nel dolore per trasformarlo in emozione pura. È una persona che ti chiederà aiuto. Come già ti ho detto qua col 3 di spade, guarda i miei oracoli come si allineano. È una persona che ti chiederà aiuto, ti chiederà di essere ascoltata in quelle crepe, in quelle ferite, e dove anche tu potrai specchiare le tue e insieme sarete qualcosa di più forte. E 1 più 1 fa 3. Questo è un amore che nasce dalla profondità delle ferite, ma che costruisce stabilità, gioia e bellezza, una grande stabilità, ti ho detto qua, grande stabilità, dalla convivenza al matrimonio, alla un'opera comune, ok? È un incontro che ti chiede di smettere di aspettare, di non restare sospeso o sospesa, ma di compiere dei passi concreti, piccoli e veri. È un amore che non si riconosce nei sogni della perfezione, dell'idealismo, no, ma nell'autenticità delle cicatrici, dove 2 anime si trovano nude e luminose. Quindi l'amore che arriva non ti chiede di essere impeccabile, ti chiede di essere reale. E sarà proprio nel reale, che può essere un gesto semplice, in un momento fragile, che la tua anima gemella entrerà nella tua vita come il sole dopo la pioggia. Mi spiego? Caspita. Fammi vedere il quadro. Ti ricordi la cornice che ti ho detto all'inizio, no? Di questa montagna, delle rocce. Allora questa stesa mi sta dicendo che ogni roccia che hai scalato, ogni passo che hai compiuto,
Ogni attesa silenziosa è stata un rito, è stata un'iniziazione alla tua stessa verità. L'amore che ti aspetta non arriverà come un fulmine improvviso, non scenderà come un miracolo senza radici, ma verrà come una fiamma che si accende piano piano, in un gesto semplice, in una parola sincera, in un incontro che non teme le cicatrici. Ogni dolore che hai vissuto, ogni ferita è diventata una porta. Ogni lacrima è stata acqua che ha nutrito la tua terra. Riconoscerai l'amore vero non nella perfezione, ma nella verità delle crepe, dove la luce riesce a passare finalmente. Aprire la porta non significa fare grandi magie, ma avere il coraggio di muovere i primi passi nella concretezza della vita. Un gesto, una presenza, una scelta che nasce dal cuore. Questo è il tuo rito, cioè non aspettare che il tempo guarisca da solo, non restare fermo o ferma nella temperanza, ma osa incarnare il desiderio, osa entrare nella danza, perché tu, da Capricorno, sei il segno che costruisce, ma prima ancora sei il segno che attraversa le prove per trasformarle in vette. Allora ti chiedo questo, chiudi gli occhi un attimo e immagina, sei su una montagna, il vento gelido ti taglia il volto, ma davanti a te si apre l'orizzonte. Senti la forza nelle tue gambe, la determinazione nel tuo cuore e la chiarezza nella tua mente. Accanto a te qualcuno si ferma, respira, guarda lo stesso panorama tuo. Non siete arrivati nello stesso modo lì, ma siete arrivati insieme. E lì, tra le rocce e il cielo, capisci che il vero amore è proprio questo. Due anime che condividono la stessa vetta pur portando storie diverse. Lascia allora che la tua voce interiore diventi preghiera. Accolgo le mie ferite come doni. Apro la mia vita con gesti concreti. Riconosco l'amore nella sincerità e non nella perfezione. Cammino verso l'incontro e l'incontro cammina verso di me. Eka, Eka, Eka. Riaprite gli occhi, ragazze mie, ragazzi. Bellissimo, ho voluto fare questo ispirato, proprio questa brevissima meditazione, perché questo è un grande amore. E allora è necessario che tu lo chiami a te o lo plasmi a te affinché tu possa realizzare il tuo grande archetipo, ossia il tuo Dio interiore del Capricorno. Wow. Ragazze mie, ragazzi, non aggiungo altro. Concludo qui, ti faccio un grandissimo in bocca al lupo, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua.